mi faceva piacere Sì, avere un po' il tuo punto di vista, per quanto riguarda la danza, che secondo me è sì. abbastanza simbolico come settore. Sì. Allora, allora, intanto mi presento, io sono Teresa Costantini, direttrice artistica della scuola di danza Muvart. Sono insomma pronta, diciamo, a spiegare un po' quella che è la mia impressione rispetto ai social media nella danza, quindi come vengono rappresentati e tutto il resto. Allora, iniziamo dicendo che prima di tutto da qualche anno alcune testate giornalistiche purtroppo sono ormai solo online, quindi tante sono state, diciamo, sospese. Quindi prima ricordo, diciamo, da ragazza nella mia esperienza che compravo il Balletto Oggi, che sembra che l'ultimo numero risalga al dicembre 2022 e diciamo compravo questo giornale un po' per vedere quello che succedeva nel mondo della danza, ma proprio nel mondo, cioè proprio a livello europeo, a livello internazionale, i vari provini, le varie audizioni, il classico poster, diciamo, al centro del giornale. Quindi diciamo che era una vera e propria testata giornalistica che usciva periodicamente, credo fosse mensile la cadenza dell'uscita, e quindi era proprio una testata cartacea. Adesso diciamo che ormai esistono solo giornali online, purtroppo, perché era anche bello avere proprio il ricordo di queste riviste cartacee, diciamo così. Adesso esistono solo i giornali online, come ad esempio proprio si chiama il Giornale della Danza, che appunto è consultabile soltanto via web, quindi online. Poi proprio nella rappresentazione della danza stessa, diciamo che intanto la danza è inserita da un po' di tempo nel contesto sportivo, ma in realtà nasce come un'arte, quindi linguaggio del corpo, linguaggio espressivo, quindi diciamo che da poco è inserita nel contesto sportivo, ma in realtà è proprio una vera e propria arte. E diciamo che nella maggior parte dei casi viene sempre mostrata con grande leggerezza, leggerezza tra molte virgolette, cioè la resa è sempre qualcosa di leggero, è sempre qualcosa di quasi effimero, e poi diciamo si trasforma proprio in un pensiero di chi lo guarda, di chi legge o di chi guarda un articolo o anche un video, perché ormai diciamo c'è stata questa evoluzione dei social, quindi dal cartaceo al social, quindi si posta il video, si scrive il contenuto del post. Quindi ci sono sempre questi ballerini che ballano e viene fuori sempre questa leggerezza, c'è sotto il contenuto ed è un'arma, diciamo, la definirei un'arma a doppio taglio, cioè si evince questa leggerezza che è la resa solita della danza, ma in realtà dietro a tutta questa leggerezza non sempre si parla del lavoro che c'è dietro, quindi questa leggerezza la si dà quasi per scontata, cioè la danza deve essere questa. E per questo motivo a volte si salta proprio quello step dove non viene proprio sempre bene spiegato quali sono gli sforzi che fanno i ballerini, ma mi riferisco soprattutto al mondo della danza classica, che è quel mondo in cui il ballerino fa veramente una fatica immensa perché richiede una perfezione che sfida quasi la forza di gravità, no? Sì. Quindi molto spesso sono più incentrati a raccontare quello che accade. La prima di Giselle presso il Teatro dell'Opera in data tot, nomina di Étoile della prima ballerina, nuova nomina, piuttosto che diversi articoli che parlano dei contenuti diciamo, delle opere che vengono messe in scena, piuttosto che appunto di tutto quello che richiede un cartellone, che diciamo che poi si pubblica in cartellone, eccetera, eccetera. Però a volte c'è poca informazione, diciamo, proprio sulla fatica stessa. E poi dall'altra parte questa cosa, da parte di noi direttori di ASD, scuole di danza, presidenti di ASD e quindi scuole di danza poi nella pratica, abbiamo anche sempre quest'arma a doppio taglio di come viene appunto definita e messa in mostra la danza, perché per il genitore, l'insegnante di danza, piuttosto che il bambino che danza o la ragazza che danza, è sempre una sorta di performance leggera. Ma non è sempre così, cioè nel senso sembra che si muovono queste gambe, queste braccia, ci improvvisiamo e balliamo. Quindi secondo me nella danza, sia a livello professionale, altissimi livelli, che soprattutto
a livello inclusivo nell'ESD, diciamo proprio nella società in cui noi ci imbattiamo, nel nostro target, abbiamo bisogno molto spesso di specificare e spiegare, perché non si è a conoscenza delle didattiche, dei programmi, di tutta la fatica che c'è dietro. Quindi secondo me un po' questa fatica molto spesso viene bypassata, diciamo, questo è quello che io noto, che ho notato a livello mediatico con l'avvento dei social media, sempre più numerosi, nuove app, eccetera. Quindi secondo me bisognerebbe anche soffermarsi sulla spiegazione del sacrificio e del lavoro fisico e di memoria della prima parte dell'insegnamento o dell'apprendimento, e poi diciamo, dello sviluppo e della lavorazione anche del lato espressivo, che va a completare il quadro della ballerina, che può venire fuori ed emozionare qualsiasi tipo di pubblico. Chiarissimo, viene proprio bypassato tutta la parte dell'impegno fisico, appunto, dell'allenamento. Sì, non è sempre specificato, comunque sì, si fanno vedere dei pezzi di lezione, però quando una ballerina o un ballerino balla, anche la figlia stessa, del genitore stesso, sembra che sia un'azione quasi spontanea e scontata, cioè ha sempre un po' questa sensazione, penso proprio ignorantemente proprio nell'istinto di chi guarda. Sì. Cioè si percepisce proprio poco sforzo, ma perché fondamentalmente poi deve essere quella la resa, no? La resa professionale è quella. Però sarebbe bello anche spesso raccontare con quanto sacrificio un insegnante può strutturare un programma adatto a fasce d'età di bambini che devono crescere bene anche fisicamente e anche impattare bene con se stessi, mettersi a confronto col proprio corpo, accettare tutto quello che è il corpo, quello che è. Quindi sarebbe a volte opportuno anche soffermarsi, secondo me, su questi aspetti nello specifico, che poi fanno sembrare tutto così perfetto. Viene da quello in realtà, viene dalla fatica, la leggerezza. Sì, è vero, concentrarsi molto di più su tutto il percorso, anche perché la danza fra i tanti sport è veramente completa, quindi dà la possibilità, soprattutto in fase di sviluppo, no? Come dici tu, per bambini e bambine, di creare un rapporto col proprio corpo che poi uno si porta avanti tutta la vita. Esatto, sì. È già una messa in discussione precoce, tra virgolette, chiamiamola così, perché comunque di solito si inizia anche da più piccoli, diciamo nelle scuole dei teatri, in media si inizia a 10 anni con il primo corso accademico, 9-10 anni. Poi diverse scuole come il Teatro dell'Opera, il Teatro alla Scala hanno istituito dei nuovi corsi di propedeutica alla danza dove si possono già presentare in provino e in audizione dagli 8 anni circa, quindi il primo corso, la preparazione prima del primo corso. E comunque, insomma, già da piccoli c'è un confronto diretto allo specchio con il proprio corpo, quindi accettarsi per come si è, al di là dei canoni che richiede la danza, anche a livello dilettantistico. Comunque la bambina è posta in una sala con degli specchi, quindi ha sempre il confronto con il proprio corpo, anche il proprio volto, le proprie espressioni del volto, tant'è che molte volte vedi queste bambine che prima della lezione, prima che entra la maestra, le sorprendi mentre entri in classe allo specchio a fare proprio le facce, proprio a sperimentare le boccacce quasi, cioè addirittura le piccole che si appoggiano col naso e la bocca allo specchio, quindi nasce proprio un primo approccio di contatto in qualche modo, seppure diciamo un po' fantastico, no? Con loro stessi, prima ancora di iniziare a ballare con le regole dell'insegnante, ecco. Sì, no, questo è interessantissimo. Grazie. E poi c'è un'altra domanda che ti volevo fare, perché io so che tu e nella tua scuola Move qui a Roma hai anche fatto un'operazione visiva molto importante, perché hai cambiato il luogo della scuola. Sì. Proprio per renderlo più inclusivo e meno caratterizzato sulle ballerine, ma più neutro, diciamo così. E questa è stata una cosa, un bel passaggio. Sì, allora abbiamo di comune accordo con la mia collaboratrice che si occupa appunto sia della grafica, delle varie grafiche che dei video, quindi filmmaker, eccetera. Abbiamo pensato che la figura della ballerina in tutù, per quanto si possa essere, diciamo, già
abbiamo già attraversato, no, lo stereotipo, abbiamo dovuto combattere questo stereotipo Sì, del ballerino maschio uomo, sì. però con una componente visiva come il tutù che si può satirizzare in parte, no? Solo una volta, due, cioè Mm. per il maschio può diventare semplicemente per il maschietto una satira, vedere il tutù o comunque una volta indossarlo, no? Anche per Sì. dire vado fuori dai canoni, questo è da femmina e questo da maschio, però nella quotidianità, nell'impatto quotidiano, abbiamo pensato di togliere il simbolo del tutù, nonostante a scuola sia ancora lì la ballerina, però siamo piene di ballerine, sia statuette che stampate, perché è una scuola di danza, quindi è giusto che sia così. Però sul logo della maglia che loro portano per strada nel quartiere, abbiamo pensato di eliminare proprio il disegno dal logo. E quindi mettere la M e la A, che sono le iniziali del nome della scuola, senza alcun disegno, proprio per dare una sorta di agio, proprio di stare a proprio agio, sia al maschio che frequenta che alla donna. Ho pensato che la ballerina fosse un po' troppo, cioè che prendesse solo una parte di allieve, cioè che facesse sentire proprio quello che portano sulla maglia solo una parte di allieve, non tutti. Sì, 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 è stata una Perché bella ci può operazione. essere il ragazzo, il maschietto che adora il tutù, vederlo e portarlo sulla sua maglia, e ci può essere il maschietto che non lo preferisce, per cercare di fare stare tutti a proprio agio e universalizzare il concetto del logo, della M e della A. Abbiamo deciso di tenerlo semplice. Molto bello, anche perché sì, come hai sottolineato, a volte i simboli poi bisogna pensare che sono anche quello che uno porta addosso, no? Come dicevi giustamente, una Sì, sì, maglietta, perché quindi è può giusto. creare disagio. Noi non Sì. volevamo imporre il logo femminile prettamente Mhm, al maschio, per quanto possa essere un buon approccio per eliminare gli stereotipi, ma mhm, comunque lì si tratta proprio di essere a proprio agio o no, cioè sì, non è che il maschietto che vuole la maglia solo MA e sì. non con la ballerina condanna, diciamo, il bambino che la vuole. Il discorso è proprio rendersi liberi con due Sì. lettere, con due iniziali, si rende proprio più liberi di interpretare a proprio modo la maglia che si indossa, la scuola di cui si fa parte, lo spazio di cui si fa parte. E questo è anche molto importante, anche questo aspetto è molto importante proprio nell'ottica del nostro progetto Power, proprio per Mhm. sottolineare come a volte l'utilizzo di simboli, che poi nei media diventa l'utilizzo di certe parole o di certe espressioni, va a caratterizzare una persona che magari all'interno di quel modo di essere rappresentato non si ritrova. Invece è giusto dare spazio a quello che Certo. è effettivamente, quindi un atleta, una scuola artistica, il fatto di condurre uno sport o un'attività come può essere la danza e non una caratterizzazione così specifica. Esatto, Sì, è anche un modo per incrementare, no, l'arrivo di questi allievi sì, dei maschi, cioè sì. dei maschietti Mhm. nella scuola. La scuola sarà come la mia prima, che avevo Mhm. all'Appio Claudio, sarà tutta bianca e nera, cioè c'erano tutti i colori neutri, Sì, 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 sì. dove ognuno potrà portare il proprio colore, passiamo questa definizione così, no? Senza Mhm. troppi stereotipi, senza troppe imposizioni, diciamo così, tra virgolette. C'è un ambiente un po' più neutro dove può accadere di tutto e Sì. il colore lo dà quello che accade o la persona che entra o le persone che entrano. Io ti ringrazio molto, è stato molto interessante. Prego, spero che ho un po', diciamo, sono riuscita, diciamo, a centrare quello Sì, che più o meno volevate provare a capire o sì. curiosare, tra virgolette, sì.